Mi chiamo Alberto D'Amato, sono un chirurgo e nato nel 1953. Mi è stato chiesto di parlare dei miei ricordi su mio zio e su mio padre, che sono stati ambedue piloti di guerra nella Seconda Guerra Mondiale in Regia Aeronautica. Come si sono conosciuti, come succede nella vita normale delle persone, mio padre era in classe con mio zio a Pescara e si fidanzò con la sorella minore di mio zio, che è poi appunto mia madre. È un classico degli incontri nella vita di tutti quanti. Come mai stavano a Pescara? Perché mio padre era di Chieti, perciò studiava a Pescara. Mia mamma invece con mio zio ci capitò perché mio nonno materno, Marco Aldi, era un dirigente delle ferrovie nelle Marche, capostazione, un buon ruolo, ma essendo liberale e non volendo prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista, fu licenziato e dovette, per rimediare, l'unica cosa che trovò fu a Pescara, una città a quell'epoca sembrava molto lontana, si cambiava regione, e divenne impiegato dell'INPS di basso livello, ma insomma poté mantenere la sua famiglia in questo modo. Si conobbero perciò i due maschi della situazione, mio papà e mio zio per motivi scolastici, e poi mio padre si fidanzò con mia mamma, appunto, la sorella minore di Marco Aldi. Cosa è successo dopo? Non ne ho enormi notizie, ma so che negli anni 38-39 mio padre entrò in Accademia Aeronautica, fece il concorso, lo vinse, l'Accademia a quell'epoca era nel Palazzo Reale di Caserta, col corso Urano senza numero perché è l'Urano, non si dice Urano primo, si dice Urano. Con tanti colleghi, l'ultimo è stato capo di Stato Maggiore fino a un anno fa, sì, l'Urano terzo naturalmente. E mio zio invece come AUC fece domanda, fu accolto e dopo i 6 mesi, credo che duri, eccetera, divenne pilota militare e perciò lui andò in guerra al 10 di giugno del 40, era già schierato lui era nei bombardieri, sugli SM-79 versione bombardiere terrestre. Ed era una sciacca in quel periodo, comunque in Sicilia si spostavano poi gli aeroplani, ma insomma in base a sciacca, e fece la campagna di Malta, che partecipò a alcuni degli scontri aeronavali di quell'epoca, insomma dei primi, chi conosce la storia sa a cosa mi riferisco, e poi invece credo nel 42 fu spostato nell'aeronautica dell'Egeo, sempre con i 79 della 193esima squadriglia, che era quella caratterizzata, un logo che chi conosce l'aeronautica lo ricorda, si chiama l'omino elettrico, era un logo caratteristico di quell'epoca, con quello stile grafico dell'epoca. A Rodi, perciò è stato, non so se a Marizia o a Gadurra, ma insomma uno dei due aeroporti, credo Marizia stessero, mi raccontò mio zio che facevano missioni di bombardamento a volte sulle navi, su convogli navali locali e a volte invece sui porti più importanti, più strategici, con missioni di Haifa, addirittura di Alessandria, dove mi ricordava che la loro precisione era bassissima perché dovevano elevarsi in quota al massimo per non essere raggiunti dalla caccia britannica e perciò avevano una precisione di tiro limitata. Fatto sta che lui ha avuto una medaglia di bronzo al valore aeronautico, al merito aeronautico, non lo so, per una delle variazioni che ha compiuto, ma non so quale, mi dispiace. I figli me lo confermano, cioè i miei cugini appunto. Mio padre è diverso perché si diplomò nel 42, iniziò nel 39 e finì nel 42 il corso Urano, e fu indirizzato al bombardamento, andò prima a Iesi, poi al Benga, da quello che mi raccontò, e stava sui Kant Z1007 bis, cioè bideriva di sicuro, ma insomma bis. E mi ha raccontato poco di quell'epoca, di quel periodo. Non so se ha fatto delle azioni di guerra, stando al Benga ne dubito, perché da Albenga chi bombardava? La Francia era nostra a quell'epoca, comunque c'era Vichy che non era certo da attaccare. A Gibilterra non ci arrivavano, per cui non credo che fece troppo di guerra diretta.
Fatto sta che l'8 settembre, quando successe questo dramma nazionale dell'8 settembre, lui decollò col suo equipaggio, era tenente, forse lui non era il capo equipaggio a quell'epoca ancora. Comunque, fatto sta che decollarono cercando, forse perché Albenga veniva occupata dai tedeschi, e arrivarono a Borgo Panigale, fatto sta, andarono così in cabotaggio cercando un aeroporto che non fosse ancora preso dai germanici, invece anche a esaurimento del carburante atterrarono a Borgo Panigale, dove furono arrestati, trattati correttamente, mi disse, e imprigionati in una specie di stalla, di fattoria stalla, dove sono stati 2 o 3 giorni. E in quel momento dei patrioti italiani gli fornirono a tutti questi 4 piloti, che erano alcuni altri militari prigionieri in questo luogo, dei vestiti civili, e riuscirono a farli fuggire. Mi ricordo che mio padre mi disse che la cosa più pericolosa che ha fatto è stato passare dietro a dei cavalli, e temeva che i cavalli avessero paura e scalciassero. Poi si calarono con una corda, arrivarono dentro un fosso, insomma, e trovarono questi vestiti civili e ognuno poi si disperse. Mio padre tornò a Pescara, dove trovò la casa purtroppo distrutta, insieme alla metà insomma, quasi tutta la città, che era stata purtroppo bombardata non so se dagli inglesi o dagli statunitensi, o tutte e due. Comunque, insomma, scioccato da questo, decise di tornare, fece una scelta di tornare al nord e aderì alla Repubblica Sociale Italiana, all'Aeronautica Nazionale Repubblicana, che in effetti non si chiamava così in quel momento, il nome l'ha assunto all'inizio del 1944, ma insomma. E lì, non avendo reparti da bombardamento, fu messo nei trasporti. Furono formati dopo con degli 82 residuati trovati, un reparto che si chiamava Trabucco e uno Terracciano. I 2 reparti da trasporto dell'RSI. Andò a Goslar, dove i tedeschi li addestravano alle nuove tattiche militari di aeronautiche da assumere, e poi non ho molti ricordi, che mio padre era piuttosto parco nei ricordi. Io poi l'ho perso, dirò come, che io avevo poco più di appena 16 anni, per cui non era ancora il momento in cui uno fa le domande ai padri, purtroppo. E so che comunque ha partecipato alle operazioni, ha lavorato volando tra la Finlandia e la Pomerania, insomma, durante la grande ritirata delle armate germaniche in rotta, sulla spinta invece della progressione inarrestabile dell'esercito sovietico. A quel punto, dopo che gli aerei si sono consumati, furono rimandati in Italia, e all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, intorno lì si misero a vivere con mia mamma. Era nato un fratello nel frattempo, nel 1944, sì, e hanno vissuto. Mio padre era stato messo, credo, facevano servizio di guardia, antiparacadutisti. Era un periodo in cui i piloti non potevano volare in mancanza di aerei. L'ANR alla fine si era ridotta a un paio di stormi da caccia e basta. E poi vabbè, no, c'era Buscaglia, che andò addirittura nell'Egeo con qualche SM-79, ma versione silurante. Mio zio invece, la storia è diversa. L'8 settembre lo vide a Rodi, come dicevo, ed è stato imprigionato il 18, il 20 settembre più o meno, dai germanici, che li trattarono. Ci fu questo periodo di una decina di giorni di limbo, in cui avevano discreti rapporti con i tedeschi, che però li avevano disarmati, e poi furono mandati a Atene in nave, e in seguito furono trasportati con delle tradotte, con i pochi racconti che ho avuto da lui e dai miei cugini. Insomma, fu un viaggio piuttosto lunghissimo, lentissimo, con gravi disagi. E fortuna che erano ufficiali, erano separati ufficiali e truppa, e furono mandati in un campo di lavoro per ufficiali, in una città a nord di Varsavia, perciò nella Polonia occupata, Beniaminovo, ed è relativamente famoso perché ospitò tantissime migliaia di internati militari italiani, anche dell'aeronautica, ma non solo, e dove mio zio è stato per
perlomeno per un anno forse di più, e dove lui aveva iniziato a raccogliere le sue idee, i suoi ricordi in un diario che poi ha perfezionato quando è tornato, perché è tornato per fortuna, nel 1946 a Bergamo. Credo all'inizio 1945 si dovettero spostare appunto sull'onda dell'avanzata dei sovietici, a Amburgo un viaggio a piedi d'inverno, dice che morirono tanti dei suoi commilitoni e arrivarono comunque in un Arbeitslager, questo era un campo di lavoro a Amburgo, dove dovettero lavorare parecchi mesi fino alla liberazione, a spalare, a togliere le macerie dalla città. Insomma, Amburgo è stata pesantemente bombardata sia nel 1943 che in seguito. E mangiavano poco, nutrivano poco, c'era qualche tedesco che comunque di nascosto gli portava delle patate. Le patate erano il cibo principale, o del pane di segale ogni tanto, oltre a quello che gli davano invece nel lager, che era veramente scarso. Si ammalarono quasi tutti. Mio zio si ammalò di tubercolosi polmonare e aveva l'ascite. Quando è tornato pesava la metà dei suoi chili, un uomo di 1,85 m, forse 88. Mi hanno detto che era uno scheletro quando è tornato, con la pancia gonfia per l'ascite. Fu curato comunque in Italia quando è tornato. Si sposò con quella che è divenuta la mia zia, e in quel periodo anche mio padre e mia madre stavano a Bergamo appunto per le vicende. Mio padre era uscito dall'aeronautica ovviamente per almeno un anno e mezzo, fin quando non ci fu l'amnistia che Togliatti fece a favore dei militari che avevano fatto questa scelta di stare al nord, che fece questo atto di pacificazione nazionale che forse non è stato abbastanza commentato anche positivamente, perché fu un grosso sforzo di riconciliazione. Fatto sta che mio padre rientrò in aeronautica perché quello era il suo desiderio, anche come mio zio lui era nato per volare, e perciò furono mandati ambedue da dove stavano, insomma, a Guidonia, dove si era ricostituito un gruppo di trasporto dell'aviazione militare italiana, che non aveva bombardieri in quel momento. L'aeronautica co-belligerante, come si dice con un termine sbagliato, nel 1943-1944 ebbe dei bombardieri statunitensi sostanzialmente, che poi furono dismessi. In quel momento i piloti andarono dei plurimotori, insomma, andarono a Guidonia, dove c'erano degli SM-82, oltre ad altri pochi altri tipi, e su quelli volavano qualcuno volava ancora già con insegne Aeronautica Militare Italiana, altri con quelle del Sovrano Ordine Militare di Malta, perché c'erano delle limitazioni, per cui con questo piccolo escamotage bonario fu permesso all'Italia di avere qualche aereo in più. Uno di questi è esposto al Museo dell'Aeronautica di Bracciano, è molto bello, ben rifatto. C'è anche un 79 in effetti. Fatto sta che volarono per qualche anno, fin quando l'Italia ricostituì un vero stormo di aeroplani da trasporto, una brigata si chiamava all'epoca, la 46esima, che è un nome molto glorioso che viene da altre esperienze, insomma. E a Pisa, San Giusto, fu ricostituito su due gruppi, il secondo e il 98esimo, Musi Rossi e Musi Verdi, la 46esima Rebrigata, dove militarono ambedue. Mio padre ebbe degli altri incarichi, nel frattempo andò 2 anni a Napoli con me, che ero nato, per cui a Napoli ci sono stato anch'io, piccolino, a Bagnoli, e mio zio era stato tutto il tempo fino al 68, credo, a Pisa. Ebbe l'incarico di comandante di gruppo quando il 50esimo fu costituito, il Vega, sui nuovi arrivi, ma non erano nuovi gli aerei, sui 119 screwdrivers. Mio padre invece fece un paio d'anni a Napoli, poi tornò a Pisa per parecchi anni, quando io feci le scuole elementari, poi fu trasferito a Roma al Ministero e in seguito allo Shape, che stava a Parigi nel 65, poi nel 66, 67 e 68 a Mons in Belgio, a Casteau, dove era stato trasferito perché nel frattempo il generale de Gaulle, presidente della Repubblica francese, uscì dalla NATO. E questo per far capire il percorso diverso fra i due. Uno fece carriera unicamente da pilota, quella di mio zio fu una scelta importante. Mio padre invece fece una carriera da ufficiale di Stato Maggiore, veniva dall'Accademia, per cui ha fatto delle scelte diverse.
Nel 69 tornammo dal SHAPE, mio padre era rappresentante all'aeronautica italiana lì allo SHAPE, e andammo appunto perché lui ricevette l'incarico di comandare il Comane di Latina, il 70° Stormo attualmente. A quell'epoca si chiamava SVBAE, Scuola di Volo Basico Avanzato Elica. C'erano i Piaggio 166, un bimotore della Piaggio appunto d'addestramento e anche da uso generale. E purtroppo ebbe un incidente il 13 dicembre del 69. Lui era un sabato pomeriggio, non aveva mai tempo di volare e chiese a fine pranzo, questo lo ricordo bene, a tutti i piloti che erano presenti lì, i giovani tenenti, istruttori, capitani, istruttori, dice chi vuole volare col comandante oggi pomeriggio? E tutti si alzarono in piedi molto carinamente e lui disse: per non fare torto a nessuno andrò col capo Calotta, che era il tenente, carinissima persona, me lo ricordo bene, Massimiliano Potenti, toscano. E beh, insomma, caddero nel mare davanti vicino Sabaudia, in quel meraviglioso mare davanti al lago di Fogliano. Non si capì mai, ci fu un'inchiesta naturalmente molto rigorosa da parte dell'aeronautica militare, ma poi insomma era caduto un comandante d'aeroporto, ci furono i funerali di Stato sia a Latina che appunto di Stato a Roma, a Viale Mazzini. Però non si è mai saputa, non è mai stata individuata una causa di questo incidente, sembrava non esserci nessun difetto nell'aeroplano. Quando ho ricevuto queste carte, che molto carinamente mi sono state messe a disposizione dal capo di Stato Maggiore a cui io mi ero rivolto dopo 40 anni, perché era stato segretato questo incidente, in quanto accaduto a poche ore di distanza dall'attentato di Piazza Fontana, l'attentato fascista di Piazza Fontana, del 12 dicembre del 69. E invece dopo 40 anni lo Stato ha desecretato questi documenti che mi sono stati messi a disposizione su richiesta e nei quali io sono un profano, me l'ho fatti anche leggere a qualcuno un po' più capace di me, non sono stati individuati degli elementi particolari. Mi ha colpito molto che l'aereo come riscaldamento avesse una piccola stufa a cherosene nella parte anteriore del cockpit, che è una cosa particolare, curiosa, e che però insomma non so se possa avere avuto importanza, perché chiaramente ci avrà avuto un camino questa stufa che andava all'esterno, però quello che colpisce è che questo aereo, che poi l'ho sentito passare sulla mia testa 7-8 minuti prima della caduta, perché io stavo a casa di un compagnetto di scuola a giocare a scacchi, abbiamo fatto amicizia, stavamo da lui e sentii quest'aereo molto basso su Latina e pensai, dissi l'unico aereo in volo è quello di mio padre, e feci questo commento col mio amico. Un membro della Guardia Costiera, comunque della Marina, che quel pomeriggio stava sulla spiaggia, vide questo piccolo aeroplano oscillare, volare al limite dello stallo, facendo delle manovre, andando molto molto piano. L'unica cosa che viene da pensare, adesso io faccio il medico, per cui sono deviato da questa mia professione, dalla mia cultura, è che ambedue i piloti non fossero ben coscienti, perché essendo in due, uno dei due era un istruttore anziano, perché Potenti era un istruttore con centinaia e centinaia di ore di volo. Mio padre in quel momento era l'istruito perché faceva il passaggio su questo aereo. Passaggio è un termine tecnico per dire che devi assumere il brevetto per poterlo pilotare come primo pilota. E perciò mio padre aveva più di 6.000 ore di volo su altri aerei ben più complicati, lui quello lo chiamava la bicicletta. Potenti era un istruttore, eppure ambedue non erano coscienti al punto di farlo cadere in quella maniera un po' curiosa, ecco, come è stata descritta da questo unico testimone. Fatto sta che la mia vita chiaramente cambiò molto a quel punto. Mio zio era ancora in quel momento in servizio, o era appena andato, forse aveva finito di stare a Pisa come comandante del 50°, era stato trasferito alla 5ª ATAF a Vicenza, dove ha lavorato per parecchi anni e dove poi è andato in pensione da generale di brigata. Lui per fortuna
la sua vita l'ha avuta, ha volato tantissimo e per fortuna facendo la guerra e tutto senza incidenti. Questa in breve è la storia di quello che è successo a queste due persone che si sono incontrate del tutto casualmente e unite da mia madre, che è stata perciò moglie e sorella di pilota, e purtroppo come moglie è rimasta vedova a 46 anni. Mio padre ne aveva 51. E questo credo che sia il riassunto di questa vita. E quello che mi ha portato a conoscere Ronin, che mi sta intervistando, è che un paio di settimane fa c'è stata una rievocazione, una commemorazione, un convegno alla Casa dell'Aviatore con parecchi studiosi che parlavano degli internati militari in Germania durante la guerra. Allora per questo ho partecipato, perché avevo la storia di mio zio da presentare. Mi è stato permesso di farlo molto carinamente dagli organizzatori, che ringrazio ancora. E in quell'occasione, ecco, sono entrato in contatto con persone che erano interessate a sentire questa storia, che ho presentato molto brevemente. Qui l'ho fatto in maniera molto più ampia. La vita di mio zio è stata poi, come dicevo, aveva fatto un diario che poi ha completato negli anni dopo la guerra, quando era in convalescenza, e che ha dedicato al suo primo figlio, mio cugino grande, e che è stata poi messa in scena, è diventata un'opera teatrale da parte di un altro dei miei cugini, più piccolino. Mio zio ha avuto 5 figli, 5 maschi, che è diventato invece un poeta, uno scrittore, un giornalista, Franco Marco Aldi, piuttosto noto in Italia, e ha messo in scena questo diario, lo ha reso un'opera teatrale che è andata poi sulla regia e con la partecipazione di Tony Servillo come regista e attore, sia all'Argentina di Roma, dove l'ho vista anch'io, allo Stabile di Napoli, il Mercadante, e al Piccolo di Milano, per cui è stata, e ne ha pubblicato un libro che si chiama Beniaminovo, appunto. E questo è anche significativo perché è, forse senza che si sia risaputo troppo, è comunque l'opera di un internato militare che è riuscito ad elaborare la sua terribile esperienza. Elaborarla anche in maniera piuttosto intelligente, un uomo evidentemente di una cultura, infatti, per dire, quando è andato in pensione ha poi preso una laurea in biologia all'Università di Padova, per dire, è una persona molto vivace intellettualmente e che ha saputo rendere questa esperienza anche un diario pubblicato che può essere anche di insegnamento per chi è interessato a vedere come si può reagire ad un internamento vissuto come prigionia per loro, perché loro hanno rifiutato in varie occasioni, tutti quanti questi internati. Nessuno è tornato al nord come gli è stato proposto spesso. I tedeschi ti proponevano o di aderire alla Wehrmacht direttamente, alle SS in realtà, oppure di tornare a Salò, e hanno rifiutato sistematicamente. Ci sono, come sapete, insomma, dei grandissimi nomi della cultura italiana che poi, e della politica italiana, che poi hanno rifatto l'Italia. Per cui è un'esperienza veramente da non dimenticare, sono stati martiri ed eroi al tempo stesso.